Ciao, benvenuto su Excel Surprise, la playlist di InfEMath dove ogni foglio di calcolo nasconde un'idea brillante. In ogni video ti mostrerò un metodo semplice, rapido e innovativo per risolvere un problema concreto con Excel. Ti ricordi il problema del video precedente di questa playlist? Avevamo una tabella con delle celle colorate e volevamo rispondere a due domande apparentemente semplicissime. Quante sono le celle di un certo colore? E soprattutto, qual è la somma dei valori contenuti in quelle celle? Nel video precedente abbiamo visto due tecniche per farlo senza utilizzare le macro. Se non hai ancora visto quel video, puoi trovare il link qui sotto nella descrizione e nella playlist Excel Surprise. Alcuni di voi mi hanno fatto una domanda molto interessante. E se invece volessimo creare una vera funzione di Excel che faccia tutto questo automaticamente? E allora eccoci qui. Oggi facciamo un piccolo salto nel mondo del VBA e costruiamo due funzioni personalizzate, contacelle in base al colore e sommacelle in base al colore. La cosa bella è che, una volta create, potremo utilizzarle direttamente nel foglio, proprio come se fossero normali funzioni di Excel. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Sei pronto? Iniziamo! Anche se non sei pratico con le macro e con il VBA, ho già scritto io tutto il codice e l'ho inserito qui sotto in descrizione. Ora ti dico come devi procedere. Apri una cartella nuova Excel oppure il file in cui vuoi gestire il conteggio o la somma delle celle colorate e premi la combinazione di tasti Alt più F11. Si aprirà il Visual Basic Editor. A questo punto vai su Inserisci, Modulo e verrà inserito un modulo nuovo completamente vuoto. Copia il codice in descrizione e incollalo in questo modulo. CTRL V. Il codice inserito contiene due funzioni personalizzate, la funzione contacelle in base al colore e la funzione sommacelle in base al colore. In realtà queste due sono molto più che macro. Tecnicamente sono funzioni personalizzate VBA, le cosiddette UDF, User Defined Function. Una macro infatti normalmente esegue azioni, mentre qui stiamo creando due funzioni che restituiscono ognuna un valore e vengono chiamate direttamente da due formule del foglio di lavoro, proprio come se fossero due funzioni native di Excel. Un'altra cosa importantissima che ti devi ricordare di fare quando crei una macro o una funzione personalizzata è quella di salvare il file Excel assegnandogli un nome appropriato in formato XLSM, cioè come cartella di lavoro con attivazione di macro di Excel. Una volta che avrai scelto il formato corretto, dovrai cliccare su Salva. Prima di spiegarti il codice che ti ho scritto, voglio mostrarti come si utilizza. Per far questo ho inserito le due macro create anche nel file Excel utilizzato nel video precedente di questa playlist. Se volessi ad esempio contare il numero delle celle verdi nella colonna importo, non dovrai fare altro che inserire la funzione contacelle in base al colore. Come puoi notare, la funzione compare nell'elenco. È buona prassi, quando crei una funzione, utilizzare il carattere minuscolo con iniziali maiuscole, in modo da distinguere le funzioni da noi create da quelle native di Excel. Seleziono con un doppio clic la funzione ed inserisco i due argomenti richiesti, l'intervallo in cui cercare le celle di colore verde e dopo aver digitato punto e virgola, la cella contenente il colore da cercare. Siccome non posso raggiungere questa cella di colore verde, mi sposto con il tasto freccia a sinistra. Premo invio e in un attimo riesco a contare le celle verdi ma anche quelle di ogni colore. Per quanto riguarda gli importi totali in base al colore, la procedura è identica. Inserisco la funzione somma celle in base al colore che trovo nell'elenco, come primo argomento seleziono la colonna importo e come secondo argomento, dopo aver digitato punto e virgola, seleziono la cella di colore verde. Premo invio e copio in basso la formula, ottenendo così, con due funzioni semplicissime da utilizzare, un risultato che con le tabelle di Excel, il filtro automatico in base al colore e la funzione subtotale poteva essere ottenuto solamente applicando più volte il filtro e annotando a mano i risultati ottenuti.
Anche l'esempio con i monte ore settimanali e le ore settimanali da assegnare ad ogni docente, nonché il calcolo del numero delle docenze di ogni insegnante, può essere ottenuto in un attimo e senza il bisogno di colorare l'intera riga. In aggiunta, come vedremo, queste funzioni ci permetteranno di contare e sommare le celle in base al colore anche in tabelle di questo tipo, cosa che, con le due tecniche viste nel video precedente, non era assolutamente possibile. Ti spiego ora il codice delle funzioni create, riga per riga. L'istruzione Option Explicit obbliga VBA a dichiarare tutte le variabili prima di utilizzarle. Anche se non è un'istruzione necessaria, inserirla è una buona pratica perché evita errori causati ad esempio da un nome di variabile scritto accidentalmente in modo diverso. La parte in verde sottostante sono semplicemente dei commenti, poiché in VBA una riga che inizia con l'apostrofo viene ignorata durante l'esecuzione. Il commento, anche se non è necessario, è molto utile, poiché spiega lo scopo della funzione che stiamo per creare. La funzione prende un intervallo di celle, prende una cella che viene usata come campione di colore e conta quante celle dell'intervallo hanno lo stesso colore di riempimento. Nella riga successiva viene definita la funzione personalizzata conta celle in base al colore. La parola chiave public significa che la funzione è accessibile anche dal foglio Excel e potremo utilizzarla come una normale funzione di Excel. La parola function indica che stiamo creando una funzione che restituisce un valore e conta celle in base al colore è il nome vero e proprio della funzione. Tra parentesi vengono inseriti i due argomenti della funzione, che sono l'argomento intervallo, che è una variabile di tipo range e quindi rappresenta uno o più celle di Excel, e l'argomento colore, anche questo di tipo range, anche se in questo caso ci aspettiamo normalmente una singola cella che fungerà da cella campione per l'estrazione del colore. As-long alla fine significa che la funzione restituirà un numero intero di tipo long. Infatti la nostra funzione restituirà il numero delle celle di un determinato colore. Successivamente, queste tre righe servono per dichiarare le variabili. L'istruzione dim, infatti, significa dimension. Vengono dichiarate una variabile cella di tipo range che utilizzeremo poi nel ciclo for each per rappresentare una alla volta le celle dell'intervallo da analizzare. Una variabile colore da cercare di tipo long che conterrà il codice numerico del colore che vogliamo cercare e una variabile numero celle, sempre numerica, che ci servirà da contatore, poiché questa variabile aumenterà di 1 ogni volta che viene trovata una cella con il colore desiderato. Inizialmente, essendo una variabile numerica appena dichiarata, numero celle vale automaticamente 0. L'istruzione application volatile dice a Excel di considerare la funzione volatile. Dunque, la funzione verrà ricalcolata anche quando avvengono modifiche che normalmente non avrebbero un collegamento diretto con gli argomenti della funzione stessa. Questa istruzione cerca dunque di rendere più probabile il ricalcolo della funzione. Devi però stare molto attento a una cosa importante. Il cambiamento del colore di una cella non viene normalmente considerato da Excel come una modifica del valore della cella e dunque, anche se è presente questa istruzione, Excel potrebbe non ricalcolare immediatamente il valore restituito dalla funzione ogni volta che cambi manualmente un colore. A volte, per aggiornare il foglio di lavoro, dovrai premere il tasto F9. Le due istruzioni successive controllano se intervallo e colore contengono riferimenti validi. Se per caso intervallo fosse nothing, cioè un riferimento non valido, e questo accade quando non inserisci gli argomenti nella funzione, verrà eseguita l'istruzione exit function e dunque Excel terminerà immediatamente la funzione. La riga successiva è una delle più importanti. Leggiamo la sua parte a destra. Quando viene inserito il secondo argomento della funzione, l'argomento colore, questo potrebbe essere un intervallo di celle. L'istruzione colore.cells11 individua la cella in alto a sinistra dell'intervallo e con la parte successiva, interior color, si accede alla proprietà del riempimento della cella e si ottiene il colore di riempimento sotto forma di valore numerico. Ti ricordo infatti che per Excel un colore corrisponde ad un numero
e il numero va da 0 a oltre 16 milioni. Il numero ottenuto viene memorizzato nella variabile colore da cercare. Successivamente, con l'istruzione for each, inizia un ciclo. L'istruzione di questa riga significa: per ogni cella contenuta nell'intervallo, esegui le istruzioni successive. In pratica, viene analizzata ogni cella dell'intervallo e viene confrontato il colore della cella corrente con il colore che è stato precedentemente memorizzato nella variabile colore da cercare. Se il colore della cella in esame è uguale al colore della cella campione, viene eseguita la riga sottostante e quindi la variabile numero celle aumenta di 1. L'istruzione successiva chiude l'istruzione if e quella sottostante indica la fine del ciclo corrente. VBA passa alla cella successiva dell'intervallo e ripete tutto il ciclo, ripetendo il processo finché tutte le celle sono state controllate e il contatore numero celle continuerà a aumentare il suo valore quando viene trovata una cella che ha lo stesso colore della cella campione. L'ultima riga prima di end function restituisce il risultato della funzione. In VBA una funzione restituisce il proprio risultato assegnando un valore al proprio nome e quindi questa istruzione significa il risultato della funzione è il valore contenuto nella variabile numero celle. Per concludere, l'istruzione end function chiude la funzione. Applichiamo ora questa funzione a tutti i nostri esempi. Una volta che avrai riscritto oppure copiato e incollato il codice che ti ho inserito in descrizione nell'editor Visual Basic, potrai utilizzarlo in qualsiasi foglio della cartella di lavoro e dunque, come ti ho già fatto vedere, dovrai solo inserire il nome della funzione, selezionare la funzione dall'elenco ed inserire i due argomenti. Il primo è l'intervallo in cui cercare le celle colorate ed il secondo, dopo il punto e virgola, è la cella contenente il colore da cercare che io seleziono con il tasto freccia a sinistra. Premo invio e trascino in basso la formula, ottenendo così il risultato in maniera semplice e veloce. Nel secondo esempio dovrai fare la stessa cosa. Per calcolare il numero docenze dovrai inserire la funzione conta celle in base al colore, selezionare l'intervallo in cui contare le celle colorate, che trattandosi di una tabella può essere individuato cliccando qui in alto nella riga delle intestazioni e dopo aver digitato punto e virgola selezionare la cella contenente il colore da cercare. Premendo invio abbiamo in un attimo la risposta. La formula può essere trascinata verso il basso e non necessita, come abbiamo fatto nel video precedente, di avere questa cella di colore rosso. In più, la funzione creata può contare le celle di un dato colore anche in intervalli di questo tipo, e cioè con molte colonne. La procedura è la stessa. Inseriamo la funzione, selezioniamo l'intervallo e dopo aver digitato punto e virgola, con il tasto freccia a sinistra, selezioniamo la cella contenente il colore da cercare. Premendo invio e trascinando la formula verso il basso, il risultato è immediato. Siccome l'utilizzo della funzione somma celle per colore è identico, la inserisco immediatamente in questa cella e come in precedenza seleziono dapprima l'intervallo in cui cercare le celle colorate. Questa volta lo blocco mediante il tasto F4, poiché dovrò trascinare la formula verso il basso senza che l'intervallo si sposti, e dopo aver digitato punto e virgola, seleziono la cella contenente il colore da cercare, premendo 2 volte il tasto freccia a sinistra. Premo invio e copio la formula verso il basso. Siccome dal punto di vista della programmazione le due funzioni sono praticamente identiche, ti spiego brevemente le modifiche che ho dovuto apportare per creare la funzione somma celle in base al colore. Scorro verso il basso e vado alla seconda funzione. Sono cambiate solamente 3 righe di codice. Al posto della variabile contatore numero celle, ho introdotto una variabile somma, che servirà per sommare progressivamente il contenuto delle celle di un dato colore. L'altra istruzione che ho cambiato è quella all'interno dell'istruzione if qui in basso. All'interno di if and if ho introdotto un'altra istruzione if nidificata. Quando la prima condizione è soddisfatta, e cioè quando il colore della cella in esame è uguale al colore della cella campione, viene effettuata una seconda verifica importante. Non basta che la cella abbia il colore giusto, dobbiamo anche verificare che la cella contenga un valore numerico
e lo facciamo con questa istruzione, ed anche che la cella non sia vuota e lo facciamo con quest'altra istruzione. Se le due condizioni sono verificate, alla variabile somma, che ti ricordo essere la somma progressiva, viene aggiunto il valore della cella colorata. Prima di eseguire la somma, però, mediante la funzione CDBL, il valore della cella viene convertito in double. CDBL significa infatti Convert Double. Inizialmente la somma vale 0 e poi progressivamente aumenta quando viene trovata una cella del colore desiderato. Successivamente viene chiuso questo secondo if e tutto il resto è identico alla macro precedente. Il valore restituito da questa funzione sarà il valore finale della variabile somma. Mentre la funzione precedente aggiungeva 1 ogni volta che trovava una cella del colore desiderato, questa funzione aggiunge il numero contenuto nella cella alla somma progressiva. Prima di concludere, voglio fare altre due importanti precisazioni. Queste due funzioni lavorano con interior color, e cioè con il colore di riempimento della cella. Non stiamo dunque analizzando il colore del carattere e soprattutto bisogna fare attenzione al caso della formattazione condizionale. Se il colore che vediamo a schermo è prodotto da una regola di formattazione condizionale, questo non è necessariamente equivalente al colore impostato direttamente come riempimento della cella. Quindi in questo tutorial abbiamo parlato solamente dei colori di riempimento applicati alle celle. Le funzioni personalizzate create non funzionano nel caso di formattazione condizionale. Se l'argomento ti interessa, fammelo sapere qui sotto nei commenti e ti preparerò un video in cui adatterò queste due funzioni anche alla formattazione condizionale. La seconda precisazione è questa. Osserva i totali delle celle azzurre. Cambiando il colore di una cella, i totali rimangono invariati e se vuoi che vengano aggiornati, devi premere il tasto F9. Per evitare questo inconveniente, devi utilizzare la tecnica che ti ho descritto nel video precedente. Seleziono una cella colorata, copia il formato e seleziona la cella che vuoi colorare. In questo modo i totali verranno aggiornati in automatico. È dunque sempre opportuno inserire nel foglio di lavoro delle celle con i colori di riempimento che vuoi utilizzare. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!